Il Medic Research, il centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha elaborato nel 2015 per Expo di Milano la piramide universale della dieta mediterranea. In questa piramide universale ci sono i cibi che è preferibile consumare, ma ci sono anche dei comportamenti virtuosi che chi segue la dieta mediterranea dovrebbe osservare molto spesso. La parte dei cibi è quella che anche l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice continuamente di consumare, cioè di preferire in abbondanza frutta e verdura, di mangiare molti cereali e molto variati, di mangiare abbastanza frequentemente durante la settimana il pesce e i molluschi, un po' meno frequentemente il piano superiore, cioè i formaggi, le uova e il pollo, ancora meno frequentemente, quindi una o due volte a settimana gli affettati, la carne rossa, gli insaccati e forse una sola volta a settimana o comunque molto di rado i dolci, i gelati, le cose che stanno all'apice della piramide. Noi antropologi di questo centro di ricerca però abbiamo pensato che fosse veramente importante capire che cos'è la dieta mediterranea nel senso più esteso, che non è solo questa piramide dei nutrimenti, ma è anche una piramide fatta di comportamenti virtuosi. E questi comportamenti sono almeno 7 che abbiamo individuato e proponiamo a tutti quelli che vogliono seguire la dieta mediterranea nel senso più antico di questa parola, perché la parola diaeta in greco non significava solamente alimentazione, significava in realtà stile di vita, significava anche ricerca, significava equilibrio, quindi un equilibrio tra uomo e ambiente, tra l'uomo e i suoi comportamenti. Per questo abbiamo aggiunto questi 7 comportamenti. Il primo è la convivialità. La convivialità è di fatto il centro del ragionamento della dieta mediterranea, cioè mangiare insieme, consumare i pasti insieme, condividere le gioie e i piaceri della conversazione, dell'incrocio delle proprie storie e fare in qualche modo del pasto anche un momento rituale di coesione sociale. Il secondo dei nostri comportamenti si chiama insieme e significa cucinare insieme. Abbiamo messo la mano di una donna e la mano di un uomo che mettono nella stessa padella gli ingredienti. Perché insieme? Perché se questo patrimonio è un patrimonio universale, va conservato, va salvaguardato da tutti, non solo dalle donne, da tutti, anche dai maschi, quindi senza differenza di genere e di generazione. Cucinare insieme è un ottimo modo per poter salvaguardare questo patrimonio. Il terzo comportamento invece riguarda la scuola. A scuola pensiamo che si debba assolutamente insegnare la cultura del cibo, la cultura della dieta mediterranea, non solo la scienza della nutrizione che è importante, ma anche tutto quello che il cibo porta con sé, i simboli, i valori, le stagioni, le storie, i racconti che in qualche modo nel Mediterraneo hanno messo insieme il nostro modo di mangiare. Il quarto dei nostri comportamenti è l'attività fisica. Tutte le organizzazioni mondiali della sanità e tutti gli istituti di ricerca ci dicono che è molto importante fare attività fisica, non un'attività fisica sfrenata da grandissimi sportivi, ma un'attività fisica giornaliera che comunque tenga in movimento il nostro corpo e possibilmente, come abbiamo indicato, ci faccia anche socializzare. Portare a passeggio il cane, uscire nei giardini, non necessariamente solo nei centri sportivi, significa anche incontrare le altre persone e muoversi. Il quinto dei nostri comportamenti è la tradizione. La tradizione è fondamentale perché nella tradizione c'è tutta la storia di quei capolavori della gastronomia che i popoli del Mediterraneo hanno costruito. E le tradizioni sono importanti perché portano con sé le culture del cibo, non solo gli ingredienti. Abbiamo messo una cassata e un panettone perché in qualche modo questi alimenti sono i simboli della festa. Sono sicuramente dei cibi calorici, starebbero all'apice della nostra piramide, però quelle volte in cui si mangiano è veramente importante mangiarli ricordando che vengono da grandi tradizioni antiche che abbiamo il compito di salvaguardare. E poi abbiamo un altro comportamento che è la stagionalità. Seguire la stagionalità è importantissimo perché la stagionalità ci consente di avere prodotti freschi, ricchi di nutrienti, di rispettare molto l'ambiente perché i cibi non devono viaggiare
attorno al globo, ma stanno in qualche modo in aree abbastanza vicine a noi, e in questo modo noi possiamo avere un'ottima alimentazione a prezzi contenuti e anche con uno spreco di ambiente e di ecologia molto più basso. E poi c'è il settimo dei comportamenti, spreco zero. È importantissimo non sprecare cibo in un momento in cui sul pianeta ci sono 800 milioni di persone che non hanno cibo a sufficienza. Dobbiamo essere responsabili e ricordarci che noi non possiamo assolutamente sprecare quello che abbiamo in abbondanza.